Ciao a tutti ragazzi, dopo 10 giorni con la Apex Anchor ho avuto modo di testare a fondo le sue caratteristiche principali e insieme al 13700K e alle memorie G-Skill da 7200 MT al secondo sono arrivato a un risultato piuttosto soddisfacente, anche se il processore ha un MCSP di 66 piuttosto basso. Comunque con questo tipo di scheda mi ha consentito di fare bei risultati. Allora, nel particolare vediamo alcune immagini. Le impostazioni che ho utilizzato sono state tutte fatte in maniera manuale e modificando la curva tensione-frequenza del processore 13700K, non in automatico con l'Adaptive Voltage Mode, bensì con l'Adaptive Voltage Offset. I risultati sono stati piuttosto impressionanti. In 3D Mark un punteggio del processore di 22.339, era arrivato a 23.100, ma scaldava troppo, portando i P-Core a 61 e gli E-Core a 45. Le memorie, un Y-Cruncher 58 secondi e 366, insomma, piuttosto soddisfacente. Ecco, prima di vedere le impostazioni del BIOS, vi voglio far vedere come ho costruito la curva tensione-frequenza con i vari offset e come ho potuto stabilire le frequenze e i voltaggi da togliere sulla VF Curve nel BIOS. Allora, i vari rapporti sono stati ottenuti in manuale riscontrando su un P-Core ratio di 51 per 1,249 voltage e 1.274 a 52 per 1.296 a 53 per 1.341 a 54 per 1.385 a 55 per 1.439 a 56 per. In sostanza la curva tensione-frequenza arrivata a un certo punto della frequenza sale in maniera piuttosto brusca. In blu invece ho realizzato gli offset controllando punto per punto, la cosa che non si riesce a fare con l'Adaptive Voltage Mode, che praticamente leva una certa tensione su tutta la curva, non su specifici punti, potendo gestire al massimo e le frequenze e la temperatura del processore. Vediamo nel dettaglio le impostazioni del BIOS. L'AI Overclock l'ho impostato sul profilo delle memorie XMP2, dove carica un profilo completo di timing e tensioni. Il Base Clock Frequency è stato aumentato da 100 a 100.1 e questa impostazione è necessaria quando si agisce direttamente sulla curva tensione-frequenze del processore con l'Adaptive Mode Offset. Il Multicore Enhancement ho rimosso tutti i limiti per poter agire manualmente sulla curva tensione-frequenze e le memorie sono state impostate a 7800. I Performance Core, nello specifico, li ho impostati i primi 4 a 56 per, gli altri 3 a 55 e il Performance Core 8 a 54 per, mentre io gli Efficiency Core li ho impostati a 44 per.
Allora, queste sono delle impostazioni piuttosto bilanciate che servono per non salire troppo con le temperature, perché sto utilizzando un dissipatore ad aria, il Noctua DH12, e soprattutto per cercare di quindi di non salire troppo con le temperature e aumentare troppo le tensioni sia sulle memorie che sul processore stesso. Le tensioni sono state ricavate dalla curva tensione-frequenze del processore, che ricorda un 13700K. Poi nello specifico vedremo il grafico. Allora, le istruzioni AVX le ho impostate su quelle specificate dall'utente con un offset di 3, un rapporto offset di 3. In particolare, quando il processore esegue queste operazioni, da 56x passa a 53x nei carichi più pesanti. Allora, i timing, le memorie sono CL34, le 7200 G-Skill, le Trident Z5. Il CL io l'ho dovuto aumentare a 36 perché in particolare non era stabile. Gli altri timing, ho portato il TRRDL a 8, il TRRDS a 4, TRFC 546, che è un po' un compromesso per la velocità delle memorie e per la stabilità di tutto il sistema, TRFC SameBank a 438. DRAM refresh interval, il TREFI, l'ho portato a 65.535, che è il massimo valore che è stabilito anche nel BIOS. In sostanza, più è alto questo valore, e sempre rimanendo in un determinato range, e maggiore è l'efficienza delle RAM. Poi non mi sono spinto oltre con gli altri timing. Il read to read same group a 16, il read to read different group ad 8, ma diciamo sono rimasto più o meno con dei tempi non molto elevati. DG Plus VRM va di passo con il base clock. Ho impostato la load line calibration ad 8 perché in questo modo riduco il bit loop e non è molto ampio l'overshoot e l'undershoot. In sostanza il sistema non fa un balzo troppo alto tra la tensione che ha in idle e la tensione che ha in load, e mi stabilizza meglio quelli che sono i rapporti. Dopodiché interna CPU power management. Allora, regulate frequency by above threshold l'ho disabilitato, in quanto nello specifico, come detto, sto agendo manualmente sulla curva tensione frequenza del 13700K, quindi non voglio che ci siano delle sovratensioni che poi si vanno a caricare sulla VF curve numero 11. Ricordiamo che in particolare i processori della serie Raptor Lake hanno 15 VF curve, delle quali solo 11 sono quelle utilizzate, e la 11ª in particolare è utilizzata per l'OC. Dopodiché, di pari passo con la load line calibration, ho impostato l'AI e C-load line. In particolare significa Intel Architecture e C-load line a 0.01, in quanto, poiché utilizzando un Apex con le 24 fasi si suppone che il VRM abbia una certa qualità. Nella Asus TUF Gaming che ho utilizzato in precedenza e del quale ho fatto il primo video di installazione, non potevo scendere sotto lo 0.06 milliohm. Quindi in particolare questa caratteristica dei processori Intel serve affinché la scheda madre possa comunicare al processore che tipo di VRM ha. In particolare
sarebbe l'equivalente di un best case scenario, lo 0.01 milliohm. E in tal modo si possono gestire le tensioni e la curva tensione-frequenza in maniera più precisa. Allora, sempre di pari passo, con la curva tensione-frequenze, il thermal velocity boost l'ho disabilitato proprio per il discorso di non avere delle ottimizzazioni che mi creano una sovratensione nella VF curve 11. Ecco, VF point offset con gli 11 punti che dicevo, che ho anticipato in precedenza. Allora, in particolare qui costruisco io la mia curva tensione-frequenza personalizzata e partendo dalla 6, che come vediamo su equivale a 51 per, quindi 5100 Hz, inizio a costruire la curva tensione-frequenza in questo modo. Allora, offset negativo. Sul VF point 6 tolgo 0,85 mV, VF point 7 0.115 mV, VF point 8 0.135 e poi VF point 9 e 10 0.150. Il VF point 9 e il VF point 10 devono essere per forza di cose impostati alla stessa tensione, perché altrimenti non funziona bene, ci sono dei problemi. Allora, scendendo ancora giù nelle impostazioni, il VRM, quindi la tensione, il VCC IA l'ho impostato in auto. Allora, questi valori in particolare non sono quelli che effettivamente poi si registrano all'atto dell'esercizio del sistema, in quanto il base clock a 100.1 modifica questi che sono i valori. Tuttavia le temperature, nonostante il dissipatore NOC ad aria, rimangono molto basse. Allora, eccolo, Global Core SVID, quindi la tensione che ogni singolo core richiede, l'ho impostata in Adaptive Mode, in particolare, come detto all'inizio, Adaptive Mode Offset, che mi permette di modificare la curva tensione-frequenza. Impostando un valore positivo creo un Additional Turbo Mode di 1.397 volt e scendendo giù le RAM abilito di RAM Voltage Mode e il VDT delle RAM lo imposto a 1.45, il VDTQ a 1.45. Ecco ragazzi, da questo video è tutto e ci vediamo a un prossimo video con il 14900K. Ciao!